Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Eirobi, Fide Farmaceutici SpA, ultimo aggiornamento, 20 gennaio 2022. Cos'è Eirobi? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Eirobi durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci esteri. Cos'è Eirobi? Eirobi è un farmaco a base del principio attivo d'orzolamide più timololo, appartenente alla categoria degli antiglaucoma e nello specifico sostanze beta bloccanti. È commercializzato in Italia dall'azienda Fide Farmaceutici SpA. Eirobi può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni. Eirobi 20 mg/ml più 5 mg/ml collirio, soluzione 1 flacone 5 ml con dosatore. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Fide Farmaceutici SpA. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe A. Principio attivo d'orzolamide più timololo. Gruppo terapeutico: antiglaucoma. Forma farmaceutica: collirio. Indicazioni: indicato nel trattamento della pressione intraoculare elevata, PIO, in pazienti con glaucoma ad angolo aperto o glaucoma pseudoesfoliativo quando trattamenti locali immunoterapia con beta bloccanti non sono sufficienti. Posologia. Posologia: una goccia per occhio di Eirobi nell'occhio, nel sacco congiuntivale interessato o in entrambi gli occhi interessati, 2 volte al giorno. Qualora si faccia uso anche di un altro agente oftalmico per uso locale, Eirobi e l'altro agente devono essere somministrati ad almeno 10 minuti di distanza l'uno dall'altro. Eirobi ha una soluzione sterile che non contiene conservanti. La soluzione contenuta nel contenitore multidose può essere somministrata nell'occhio interessato o in entrambi gli occhi fino a 28 giorni dopo la prima apertura del flacone. Ai pazienti deve essere raccomandato di lavarsi le mani prima dell'uso, evitando che la punta del contenitore entri a contatto con l'occhio o con le aree circostanti, in quanto ciò potrebbe causare traumi oculari. I pazienti devono essere istruiti sul fatto che le soluzioni oftalmiche, se maneggiate in modo improprio, possono essere contaminate da batteri comuni che causano infezioni oculari. Gravi danni all'occhio e la conseguente perdita della vista possono derivare dall'uso di soluzioni infette. Con l'occlusione del dotto nasolacrimale o chiudendo le palpebre per 2 minuti, l'assorbimento sistemico è ridotto. Questo può comportare una diminuzione degli effetti indesiderati sistemici e un aumento dell'attività locale. Popolazione pediatrica. L'efficacia nella popolazione pediatrica non è stata stabilita. La sicurezza d'impiego in pazienti di età inferiore ai 2 anni non è stata stabilita. Per informazioni sulla sicurezza d'impiego in pazienti a 0-2-6 anni di età, vedere paragrafo 5.1. Modo di somministrazione. Prima della somministrazione del collirio, ai pazienti deve essere ricordato di lavarsi le mani prima di aprire il flacone. Ai pazienti deve essere ricordato di non utilizzare questo medicinale qualora si noti che il sigillo antimanomissione sul collo del flacone è rotto prima del primo utilizzo. Quando il medicinale viene utilizzato per la prima volta, prima di erogare una goccia nell'occhio, i pazienti devono fare pratica con il flacone premendolo lentamente per erogare una goccia lontano dall'occhio. Una volta sicuro di sapere come erogare una goccia alla volta, il paziente deve adottare la posizione più comoda per l'instillazione delle gocce, a possibile sedersi, stendersi sulla schiena o stare in piedi di fronte a uno specchio. Instillazione. Il flacone deve essere tenuto immediatamente sotto il tappo e quest'ultimo deve essere svitato per aprire il flacone. Per evitare la contaminazione della soluzione, la punta del flacone non deve toccare nulla. Il paziente deve inclinare la testa all'indietro e tenere il flacone sopra l'occhio. Il paziente deve abbassare la palpebra inferiore, guardando in alto. Il flacone deve essere compresso delicatamente nella parte centrale, lasciando che una goccia cada direttamente all'interno dell'occhio. Va ricordato che potrebbe verificarsi un ritardo di alcuni secondi tra la compressione del flacone e la fuoriuscita della goccia. Il flacone non va compresso con forza. Ai pazienti deve essere ricordato di consultare il proprio medico, il farmacista o il personale sanitario nel caso vi fossero dubbi sulla corretta somministrazione del medicinale. Deve essere raccomandato al paziente di sbattere le palpebre per permettere alla soluzione di irrorare l'occhio. Dopo aver usato Eirobi, il paziente deve premere un dito nell'angolo dell'occhio, vicino al naso, per 2 minuti.
Questo aiuta ad impedire ai robi di entrare nel resto del corpo. Le istruzioni dal punto 2 al punto 5 devono essere ripetute per la somministrazione della soluzione nell'altro occhio, se richiesto. Se del caso, al paziente deve essere specificato chiaramente se solamente un occhio richiede il trattamento e, se cos'ha, quale occhio. Dopo ogni uso e prima di riposizionare il tappo, il flacone deve essere agitato una sola volta verso il basso, senza toccare la punta del contagocce, per rimuovere qualsiasi eventuale liquido residuo sulla punta. Questo è necessario per assicurare l'erogazione delle gocce successive. Al termine del periodo di validità dopo la prima apertura del flacone, 28 giorni, rimarrà ancora Aerobi nel flacone. Si raccomanda di non utilizzare il medicinale rimasto nel flacone al termine del ciclo di trattamento. Il collirio non va usato oltre 28 giorni dalla prima apertura del flacone. Controindicazioni. Aerobi ha controindicato in pazienti con malattie reattive delle vie aeree, incluse asma bronchiale in corso oppure storia di asma bronchiale, malattie polmonari ostruttive croniche gravi, bradicardia sinusale, sindrome del nodo malato, blocco senoatriale, blocco atrioventricolare di secondo o terzo grado non controllato dal pacemaker, insufficienza cardiaca manifesta, shock cardiogeno, insufficienza renale grave, CRCL 30 ml/min, o acidosi ipercloremica, ipersensibilità a uno o entrambi i principi attivi o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Quanto sopra si basa sui componenti del medicinale e non si riferisce specificamente alla loro associazione. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Reazioni cardiovascolari/respiratorie. Come altri agenti oftalmici per uso locale, il timololo viene assorbito a livello sistemico. A causa del componente beta-adrenergico, timololo, si possono verificare gli stessi effetti indesiderati cardiovascolari, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Non sono stati effettuati studi specifici relativi all'interazione di dorzolamide/timololo senza conservanti con altri farmaci. In uno studio clinico, questo medicinale è stato usato in concomitanza con i seguenti medicinali sistemici, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere Aerobi insieme ad altri farmaci come Eurosalmeida Euro, Eurosaltiazema Euro, Eurosancizema Euro, Eurosbivinda Euro, Eurosbreva Euro, Eurosbroncovaleas, sciroppo a Euro, Eurosbroncovaleas, soluzione a Euro, Eurosbroncovaleas, sospensione a Euro, Eurosbutaprala Euro, Eurosclenil Compositum 0,8 mg più 1,6 mg Euro, Eurosclenil Compositum a Euro, Eurosnil della Euro, Eurosniltiazem Doc Generica Euro, Eurosniltiazem Mega Euro, Eurosniltiazem Milan Genericus a Euro, Eurosniltiazem Ratiofarma Euro, Eurosniltiazem Sandoza Euro, Eurosnilcene a Euro, Eurosinosala Euro, Eurosisoptin, compressa rilascio modificato, compressa rivestita, compresse rivestite a Euro, Eurosisoptin, soluzione, uso interno, a Euro, Eurosmenielisa a Euro, Eurosnausa Euro, Eurosplenaira Euro, Eurosalbutamolo ipratropio bromuroiga Euro, Eurosalbutamolo Sandoza Euro, Eurososaria Euro, Eurostiliema Euro, Eurosventolin, sciroppo a Euro, Eurosventolin, soluzione a Euro, Eurosventolin, sospensione a Euro, Eurosverapamil Doc Generica Euro, Eurosverapamilega Euro, Eurosverapamilexa Euro, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere Aerobi durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Aerobi durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Dorzolamide/timololo non deve essere usato durante la gravidanza. Dorzolamide. Non sono disponibili dati clinici adeguati relativi all'uso in gravidanza. Nei conigli, la dorzolamide ha prodotto effetti teratogeni a dosi, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Non sono stati condotti studi per valutare gli effetti sulla capacità di guida e sull'uso di macchinari. Possibili reazioni avverse come l'offuscamento della vista possono influire sulla capacità di alcuni pazienti di guidare o di azionare macchinari. Effetti indesiderati. In uno studio clinico condotto su dorzolamide/timololo senza conservanti, le reazioni avverse osservate sono state coerenti con quelle che sono state segnalate in precedenza con l'impiego di dorzolamide/timololo, formulazione con, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa.
Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Non sono disponibili dati sull'uomo relativi al sovradosaggio conseguente ad ingestione accidentale o intenzionale di dorzolamide/timololo, formulazione con conservanti, o di dorzolamide/timololo senza conservanti. Sintomi. Sono stati segnalati episodi di sovradosaggio involontario con timololo maleato con lirio che ha causato effetti sistemici simili a quelli osservati con i beta bloccanti sistemici, quali vertigini, cefalea, fiato corto, bradicardia, broncospasmo e arresto cardiaco. I segni e i sintomi più comuni che si possono verificare dopo un sovradosaggio di dorzolamide sono squilibrio elettrolitico, sviluppo di uno stato di acidosi ed eventuali effetti sul sistema nervoso centrale. Sono disponibili solo informazioni limitate sull'uomo relative al sovradosaggio per ingestione accidentale o intenzionale di dorzolamide cloridrato. Episodi di sonnolenza sono stati associati all'ingestione per via orale. Con l'applicazione locale sono stati segnalati nausea, vertigini, cefalea, stanchezza, sogni anomali e disfagia. Trattamento. Il trattamento deve essere sintomatico e di supporto. I livelli sierici di elettroliti, in particolare di potassio, e quelli di pH nel sangue, devono essere monitorati. Gli studi hanno dimostrato che il timololo non viene prontamente dializzato. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Preparazioni antiglaucoma emiotici, agenti beta bloccanti, timololo, combinazioni, codice ATC, S01 e D51. Meccanismo di azione. Dorzolamide/timololo è costituito da due componenti: dorzolamide cloridrato e timololo maleato. Ciascuno di proprietà farmacocinetiche. Dorzolamide cloridrato. A differenza degli inibitori della nitrasi carbonica somministrati per via orale, la somministrazione locale di dorzolamide cloridrato permette al principio attivo di esercitare i suoi effetti direttamente nell'occhio a dati preclinici di sicurezza. Il profilo di sicurezza oculare e sistemico dei singoli componenti è ben dimostrato. Dorzolamide. Nei conigli trattati con dosi di dorzolamide tossiche per le madri sono state messe in evidenza: elenco degli eccipienti: idrossietilcellulosa, mannitolo, sodio citrato, sodio idrossido, acqua per preparazioni iniettabili. Fonte: foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.